Ma buongiorno amici tichettiani! Buongiorno! Oggi finalmente è caldo! Davvero? Ha messo al momento una temperatura di 15-16 gradi già di mattina. Con le massime 18-20. Esatto, quindi c'è un rialzo termico e a noi, o meglio anche a me, soprattutto a me, fa molto piacere. Pensate, sono 2 giorni che non accendiamo nemmeno il cinepasto. Il clima è molto altalenante, come vi abbiamo già spiegato, però insomma quando mette questi rialzi termici che si sta con la felpettina leggera va più che bene. Maniche corte. Sì, vabbè, lui è sempre sottovestito rispetto a me, questo ormai l'avete capito. Buongiorno e lasciamo la frazione di Consolasao. Siamo arrivati ieri sera, il tempo non era molto stabile, è anche piovuto stanotte. Ci siamo fermati qui perché c'era il punto sosta gratuito carico e scarico. Ci chiedete in tantissimi come li troviamo, vi ricordo che noi usiamo l'applicazione Par4Night. Quindi ieri sera abbiamo fatto tutti i servizi, poi una bella doccia, abbiamo cenato qua, abbiamo dormito qua, insomma stamattina con calma siamo ripartiti e andiamo verso un promontorio molto singolare che è qui a pochi chilometri, che è la penisola di Peniche. Sembra un po' un gioco di parole, almeno se si pronuncia così, perché è scritto proprio Peniche, come ve lo dico. Quindi chi sa il portoghese mi perdoni o eventualmente ci suggerisca come si pronuncia. Le doy la gracias a esta vida. Cada día. Che dune giganti, ragazzi! Ci siamo fermati subito perché qui oltre le dune ci dovrebbe essere l'affaccio sulla baia. Lì abbiamo lasciato Charlie, ora andiamo a vedere l'affaccio dalla duna. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones. Wow, guardate che mare! Tantas razones para quererte, mi corazón. Pieno di scuole di surf, che novità! Questo è un bastione della penisola, del capoluogo che è Peniche, bastione delle mura, tra l'altro belle intatte. E ora entriamo dalla porta nella città vecchia. Carine queste casine bianche, arancioni, gialle. Praticamente attraversiamo il paesino di Peniche per fare, diciamo, un tour di tutto il promontorio e arrivare fino alla punta estrema dove c'è il faro, naturalmente. E qui si vede l'oceano. Boh, guarda che scogliera! Anche oggi non possiamo dire che il mare sia proprio calmino calmino, è bello movimentato. Non ci sono onde alte come quelle di ieri, ma vediamo degli spruzzi di schiuma non indifferenti sulle scogliere. Pensate a che tipo di erosione sono sottoposte queste scogliere. C'è una forza, questo oceano arriva e con queste onde sbatte costantemente sulla costa. Infatti spesso ci sono queste specie di colonne nel mare, tutte lavorate. Avete visto che tipo di stratificazione? Queste rocce sono particolarissime, tutte a fettine una sull'altra. E mentre facciamo le riprese, praticamente gli schizzi delle onde ci fanno la doccia. Anche la GoPro è un po' schizzata. Ragazzi, è pazzesco. Non si capisce come stiano su questi massi. In certe posizioni di disequilibrio, diciamo così, che veramente sono opere pazzesche della natura. Basta che arrivi l'onda giusta, bam, e ti butta giù tutto.
Eh sì. Magari in passato c'erano anche degli archi. Può darsi che la costa sia stata molto più in là, cioè nel senso sembra che l'oceano le lavori tanto queste rocce, ma anche il vento, sicuramente c'è un vento incredibile. Entre tus brazos descanso en tu amor, procuro nunca soltarlos, recordando siempre tu calor para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento, aquel que me acaricia, eres mi calma y mi tormenta, por el que mi alma se desliza. Tu amor cuando en ti siempre pienso y en mi mente tu estás. Questo che vedete è il faro di Cabo de Carvoeiro, prende lo stesso nome del promontorio. È alto 27 metri e pensate è uno dei più antichi fari di tutto il Portogallo. La sua costruzione iniziale risale al 1790. La sua luce, tuttora funzionante, arriva fino a una quindicina di miglia, che sono circa 27 km e mezzo. Soy llama y agua, sal y azúcar, contigo todo, sin ti no hay nada, luego el abismo como en la nada. Che scogliera, ragazzi. Certo, qui chi soffre di vertigini deve stare molto attento, perché la parete va proprio giù impicchiata sull'oceano. Guardate anche il signore lì dove è arrivato. Guardate le onde, come si rompono sulla scogliera. È incredibile. Sembra un mare calmo, tranquillo, invece poi Siamo giunti su questa scogliera e pensate, c'è una sorta di pozzo, a prima vista sembra un pozzo, ma da questa cavità si sente il suono del mare, perché qui sotto, dove stiamo camminando, c'è una grotta molto antica. Andiamo a sentire questo suono. Sentite? Proviamo a risentire. Pazzesco. Roba da matti. Sembra un treno. È allucinante, pazzesco, sono tutte le onde che entrano nella grotta e fanno questo suono melodioso. che un po' ci ricorda un altro suono altrettanto melodioso. Affascinante, bellissimo. Sì, mi ricorda primo acchito l'organo marino che abbiamo trovato in Croazia, a Zara. Quello è costruito artificialmente, ovviamente su queste scale ci sono questa sorta di bocchette dove entrano le onde e producono questi suoni. Però me l'ha ricordato, quindi chi è stato in Croazia sa di cosa parlo. Ma si sente benissimo, eh? Ah. Ve lo facciamo risentire. Speriamo che si senta bene questa musica. Nel frattempo Marta sta studiando il pannello illustrativo. Stavo leggendo sempre in merito a questa grotta che si chiama Grotta da Furninha Cave. Ci sono delle informazioni, infatti c'è la foto e è veramente molto profonda. Pensate che questa cavità risale a un'occupazione proprio dei nostri avi, perché pare che durante il Paleolitico, il periodo del Paleolitico, fu usata come un riparo, un ricovero. Più tardi, circa 6.000 anni fa, nel periodo invece del Neolitico, fu usata come necropoli. Vi sono state trovate al suo interno di tutto: le ossa, vasi di ceramica, strumenti, asce fatte a mano. Non ha una conformazione, diciamo, a pozzo verticale, ma è completamente scavata all'interno di questo promontorio e riesce a produrre questo suono melodioso delle onde.
mentre scendiamo ancora verso sud, direzione Lisbona, passiamo da questa città che si chiama Lourinhã, dove troviamo all'ingresso un cartello curioso che dice che sia la città dei dinosauri. Infatti anche sulla rotatoria abbiamo visto la figura del dinosauro, il T-Rex. In tema di dinosauri mi è venuta una fame da brontosauro, che è l'una, ragazzi, anzi è l'una e 10. Guardate la mia faccia. La fame chiama. Guardate la mia faccia. Dobbiamo trovare un posto dove fermarci per mangiare. Wow! Addirittura i dinosauri addobbati per le feste natalizie con le lucine sulla rotatoria. Bella idea al posto dell'albero di Natale, voi che dite? Sono ovunque. Davvero? Sono andata a leggere e a cercare informazioni nel web per questi dinosauri e effettivamente i cartelli e le statue dei dinosauri non sono state messe solo per attirare il turista, ma anticamente la zona più occidentale della penisola iberica era terreno fertile per la nascita, lo sviluppo e la crescita di tutti i dinosauri. Le terre erano con erbe rigogliose, alberi, corsi d'acqua che davano habitat naturale a questi esseri giganteschi, e quindi questa zona, in particolar modo la regione di Lourinhã, è stata trovata una grossa concentrazione di ossa che ovviamente sono state sepolte dai vari sedimenti nel corso dei secoli. C'è un'attività fortissima di studio, di ricerca. Pensate che il museo di questa città di Lourinhã sia uno dei più famosi musei su questa specie animale. Vanta di avere una collezione grande, di fare anche un'attività informativa molto a largo raggio per scuole, per i giovani, e di possedere anche un laboratorio per analizzare i vari campioni che sia unico nel mondo. Quindi insomma si scoprono tante cose passando semplicemente per una piccola cittadina, ma hanno fatto bene, e questa cosa ci piace, a mettere il cartello proprio all'ingresso della città di Lourinhã come città dei dinosauri, così anche il turista stesso, insomma, al di là delle varie statue che può vedere, viene il dubbio e magari si informa. E la mia fame da brontosauro continua a crescere perché ancora non ci siamo fermati. Te non ti vanno bene tu foglie come i dinosauri? Io sono un no? onnivoro, io sono un T-Rex. Ecco, lui è il T-Rex, niente. Wow, che spaghettata! Che profumo! Sughetto di orata e olive taggiasche. Wow! Siamo al mare, quindi l'orata, sugo all'orata, ci sta tutto. Fatto da Marta? No, assolutamente no, l'ha fatto la Coop. Però lo mangeranno Federico e Marta. Quello sicuro. Ripartiti dal nostro pranzettino, oggi un po' più sostanzioso. Che bella spaghettata. Era tanto che non facevamo la spaghettata, quindi ce la siamo concessa. Stiamo passando un promontorio dove si lanciano per fare parapendio. Ce ne sono tantissimi qua in cielo, adesso vi faccio vedere. Ci sono queste scogliere a picco sul mare, si prestano per il lancio di questi atleti. Noi ora come ora, con quanto abbiamo mangiato, se ci lanciamo finiamo dentro l'acqua. Madonna, io me ne andrò a letto. Ecco, Fede ha detto se ne andrebbe a letto, quindi... Quanto ho mangiato vedo le piramidi. C'è la piramide davvero. Non era una battuta. Siamo passati, siamo rimasti sbalorditi. C'è la piramide con le sfingi, ma roba da male. Sarà un locale probabilmente chiuso, perché questa è zona molto turistica, tutta lungo la costa del Portogallo. Infatti ci sono tutte abitazioni piccole, abbiamo trovato hotel, residence, campeggi. Ma poi ci stiamo avvicinando sempre di più a Lisbona, 50-60 km. Probabilmente la densità maggiore anche di abitanti del Portogallo sarà intorno a Lisbona. Poi hanno delle belle spiagge sicuramente. Saliamo di nuovo.
siamo fermati per vedere da questo mirador un po' di scogliera e la potenza dell'oceano. La nostra destinazione è poco più avanti, manca veramente poco e quindi ora proseguiamo. Abbiamo trovato questo parcheggio, vediamo un po' se possiamo rimanere qui stanotte. Intanto vi faccio vedere l'affaccio sul mare, sull'oceano. Possiamo dire buongiorno? Non lo so, ma guarda là, che vento, che capelli! Ciao a tutti! Ciao di nuovo, ciao di nuovo! Siamo a pochi chilometri da un punto geografico molto importante. Eh sì. Purtroppo il meteo è questo, per diversi giorni. Eh sì, foschia e mare ancora molto agitato. Il vento ce n'è, quindi prendiamo quello che viene e vi ci portiamo lo stesso. Mettiamo subito in moto Ciardi e raggiungiamo questo luogo epico. Bentornati in Scozia! Vai, andiamo a vedere quel mitico posto panoramico sulla scogliera. E stamani il cielo ci ha puniti. La prendiamo a ridere, ragazzi, che bisogna fare? Poi uno dice, sai, ti fermi mezza giornata, un giorno intero, aspetti che arrivi il tempo buono per scoprire questo luogo. No, niente da fare. Ha messo una settimana di maltempo, pioggia, nuvoloso e quindi a questo punto ci andiamo oggi lo stesso. Il posto che andiamo a vedere oggi te l'hai già visto anni fa con il sole. Io non ci sono mai stato, però ho visto le tue foto e quindi... Tu hai visto le mie foto e quindi è contento. Sono contento. Se fosse veramente brutto e nuvoloso vi metto una foto che ho fatto qualche annetto fa, così da vederlo con il sole. E diversamente lo vedrete solo con le nuvole, se non la trovo la foto. Perché mi sembra che io ci sia stata nel 2008, quindi sono un bel po' di anni fa. E vabbè, pazienza, è un posto iconico, soprattutto per gli appassionati di geografia, perché adesso lo possiamo svelare, siamo a pochi chilometri. Dai. Si chiama Cabo de Roca. Questo promontorio è la punta più occidentale di tutta l'Europa continentale. Fa anche un po' rima, però è così. Praticamente oltre questo punto c'è solo in linea retta l'Oceano Atlantico e niente più. Sarebbe un punto scenografico, panoramico molto bello. Dico sarebbe perché in una giornata così si vede al di là del musetto di Charlie e poco oltre. Quindi Sì, ora anche la nebbia. siamo avvolti completamente stamani in una nebbia allucinante e mi ci scappa da ridere perché non è mai successo di trovare sto tempo in Portogallo. Abbiamo trovato delle giornate un po' nuvolose, a volte con pioggia, ma comunque passeggere. Qui sull'Atlantico le perturbazioni si spostano velocemente, ma oggi no, hanno deciso che questo è il meteo per un po' di giorni. E qui potete vedere l'oceano. E voi guardate bello l'oceano! Guarda l'immensità dell'oceano! Ragazzi, ci dobbiamo ridere sopra, che si deve fare? Ed eccoci arrivati, ragazzi. Intravediamo il faro perché la nebbia va e viene, però siamo riusciti a intravedere la punta. Vediamo anche la luce che gira. Oggi è acceso anche di giorno perché non si vede un tubo, le povere navi se no sono in balia della nebbia. E Charlie è parcheggiato proprio qui sotto al faro. Da questo lato però si intravede qualcosa, quindi vediamo se riusciamo a vedere il panorama. Eccoci qua, Cabo da Roca.
Cabo da Roca, il punto più occidentale del continente europeo. Qui vediamo anche il pannello illustrativo, siamo nel parco naturale di Sintra Cascais e qui abbiamo la mappa e come vedete più a ovest c'è solo l'oceano. Esatto, la costa portoghese fa questa sorta di triangolo e qui c'è Cabo da Roca. E qui abbiamo la capitale, ovvero ti interrogo? Lisbona! Lisbona. Sono preparata? Qui c'è la mitica Lisbona, bella tra l'altro anche Lisbona, consiglio se volete fare un tour nel Portogallo, non perdetela. Ragazzi, forse si apre il cielo, guardate, intanto vediamo l'oceano. C'è un oceano! E quindi noi ora facciamo le corse. Quello in fondo è il punto esatto più occidentale di tutta l'Europa, mentre quello che abbiamo appena passato è il faro, che è un pochino più entroterra, diciamo in questa maniera. Facciamo le foto prima che vada via completamente tra la nebbia. A cercare i migliori punti d'osservazione. È uscito il sole, ragazzi, è incredibile. Siamo stati ripagati. Siamo stati premiati per la nostra costanza. Sarà un sole passeggero, ma comunque fa piacere. Quanto basta? Quanto basta per farvi vedere almeno un po' di mare, un po' di onde, un po' nella nebbia solo la punta del faro rossa. Abbiamo fatto la fila dietro di noi, però d'altra parte i tickets devono documentare il loro viaggio e quindi non potevamo, cioè... Ma non è colpa nostra, è colpa del sole che sta 5 secondi, poi va via e tutti vogliono fare la foto dell'anno per instagrammarla e quindi nei posti più belli si forma la coda. Però qui andiamo a vedere l'affaccio dall'altro versante. E l'obelisco. L'obelisco. Tutti a fare la foto vicino alla targa, ora ve la mostriamo. Cabo da Roca, dove finisce la terra e si incontra il mare, con tutte le coordinate, latitudine e longitudine. Là in fondo abbiamo un'altra terrazza panoramica. A giudicare dalle persone dovrebbe essere molto interessante e noi andiamo a vedere. Mamma mia, sembra di essere nel film di Jurassic Park o nel film di Lost. A me ricorda la Scozia. O Scozia. Sì, queste falesi, sì, l'isola di Skye, un po' tutta questa costa scozzese la ricorda molto. Comunque c'è da dire che con questo meteo c'ha un fascino. Sì, sì, è vero, è vero. Poi per forza ci deve avere fascino, è così, non possiamo fare altrimenti, quindi le cose vanno accettate. E comunque rimanendo 10 minuti, un quarto d'ora dentro Charlie siamo stati fortunati perché abbiamo visto l'apertura sull'oceano e abbiamo visto anche il faro. Quando siamo arrivati era tutto completamente nebuloso. L'avete visto anche voi che non si vedeva nulla. E mentre l'autobus con i turisti cinesi va via, vi diamo anche alcune informazioni utili se volete venire in questo luogo. Sì, il parcheggio è piuttosto grande e è libero, ci sono gli stalli anche per i camper lunghi e come ci sono i posti anche un pochino adibiti alle macchine, quindi è misto, diciamo, non c'è la zona riservata ai camper.
Qui dietro di noi c'è l'ufficio turistico dove ci sono i bagni, che ho visto sono a pagamento 50 centesimi l'accesso, e sempre dietro di noi c'è la fermata dell'autobus, quello di linea, che praticamente fa la spola da Sintra, che è il paesino maggiore qui nelle vicinanze, fino a qui, per chi non avesse modo di venirci con un proprio mezzo. Quindi accessibile per tutti, molto comodo, facile, e in più c'è anche il ristorante. Infatti stavo dicendo, Che- sembrava che Fede non l'avesse nominato. Lo volevo dire io che c'era il ristorante, ti è un immagini? mio compito. Volendo si può anche dormire qui con il camper, però sappiate che la notte spesso verrete sballottati dal vento. Sì, è un luogo un po' ventoso, basta controllare le condizioni del meteo, ecco. Sorpresa! La sorpresa l'ha fatta a me, ragazzi, ma ha fatto una sorpresa quasi fregatura. Pensavi che Cabo da Roca fosse l'ultima attrazione da visitare qui in Portogallo? Invece no, perché pochi chilometri più all'interno c'è un qualcosa che a me attirava. Ha detto bene. Non sapeva nulla, non sapeva che saremmo passati da qui. Io ho messo il navigatore e ha detto: dove mi porta? E ho detto: mancano 5 km. Come 5 km? Per dove? Io pensavo di andare ancora più a sud e poi piano piano, diciamo, lasciare la zona. Ragazzi, indovinate un po', sono due le cose che potete indovinare. Allora, forse tre, non è cibo, vi aiuto. Non è la Lego, quindi ambiente mattoncini Lego, rimane una cosa sola. Sentite il rumore? Vediamo chi indovina, scrivete nei commenti. Sono disperata io, non ce la faccio, mi frega. vi faccio vedere, siamo sotto le tribune del circuito dell'Estoril e ci sono anche le macchine che girano in pista sul bagnato. Ora proviamo ad affacciarci. Ma spiega che cos'è il circuito dell'Estoril per chi non sapesse. È una pista di una ex pista di Formula 1 anni 80-90. Sempre lì siamo, sempre lì. Una pista dove hanno corso i mitici Senna, Mansell, Piquet, Prost. Eccoci qui sulla pista dell'Estoril, come vedete c'è anche una gara in corso. Questa è la parabolica d'ingresso che porta poi sul rettilineo di partenza. Pensate, qui all'Estoril la Formula 1 ha corso dal 1984 al 1996, ci sono state 13 edizioni e poi successivamente si è spostato il Gran Premio del Portogallo nella pista dell'Algarve. Qui hanno corso anche il motomondiale per diversi anni ed è una pista che è stata costruita nel 1972. Bella! Un'altra pista da aggiungere alla collezione. Qui vediamo anche la griglia di partenza, o meglio il semaforo, perché la griglia è nascosta qua sotto, non possiamo valicare i cancelli. La pista la conosco bene, ci ho corso diverse volte con i videogiochi e quindi pista meravigliosa tra l'altro. Peccato che non sia più nel calendario della Formula 1. Come vedete queste sono le tribune e noi siamo parcheggiati proprio qui davanti in questa piazza che è intitolata ad Ayrton Senna. Come potete vedere dalla targa, Praca Ayrton Senna 1960 e ai noi purtroppo 1994. Ci piace questo omaggio al campione brasiliano, peccato che la targa sia un po' rovinata. Ci sono anche i colori del suo casco e del Brasile nel basamento, il giallo, il verde e il blu. Ma ora torniamo su Charlie e ci spostiamo perché inizia di nuovo a piovere molto copiosamente. Visto la giornata un po' grigia, ci tiriamo su Con un brodino. con un brodino. Con un caldo. Un caldo, è vero. Però ogni tanto ci sta anche bene, vero? Sì, oggi ci stava. Giornata uggiosa, quindi... E poi veloce da fare, quindi così ripartiamo subito. Buon appetito ragazzi. Buon proveggio. Buon proveggio. E dopo il brodino caldo siamo ripartiti. Il meteo non accenna miglioramenti, ma che si deve fare? Niente. Stiamo facendo una sorta di circonvallazione della città di Lisbona.
abbiamo scelto, diciamo, di passarla dal nord e poi di percorrere il famoso ponte, che tra l'altro abbiamo già fatto anche con Charlie, che si chiama Vasco de Gama. Un bel ponte molto lungo. Sì, strallatissimo, che praticamente attraversa tutto il fiume Tago, che è il fiume poi che divide in due Lisbona. Tutto completo. È uscito uno spiraglio di sole! Yuhu! E ora si va da Vasco! Mamma mia! Il super mega ponte, ragazzi, un'opera titanica, meraviglioso. Lo registriamo anche con la nostra 70 Mai, con i comandi vocali, Oh, lasciato al sole, guarda com'è. e siamo felici di vederlo con il sole. Oh. Il ponte Vasco de Gama. Ciao Lisbona! Prosegue il ponte, è tutto fino a laggiù. È incredibile. Laggiù picchiata. Sì, sì, su più livelli. Siamo in mezzo al Tago, completamente a metà di un fiume gigante, vi rendete conto? È un fiume ma sembra essere in mezzo al mare. Eh sì. Si era già fatto, ma ogni volta che si passa su questi ponti mi caso. Oggi giornata piena. Giornata piena, eh. Dopo il circuito di Estoril, il ponte Vasco da Gama, Eh, che vuoi di più? una bella cenetta stasera, dopo il brodino di Ah, oggi. pure! Però facciamo così, per par condicio cucini te. Va bene, Perché ci sto. il ponte l'hai voluto vedere te, il circuito dell'Estoril l'hai voluto vedere te e a me non mi resta niente. Almeno stasera mi riposo dal cucinare. Voi che dite? Ci sto. Vi avevamo dato in passato qualche pillola su questo ponte, ma per chi non avesse visto il vecchio video quando ci siamo stati, vi ricordiamo che il ponte, appunto, Vasco de Gama è il ponte strallato di Lisbona, da non confondere con l'altro ponte, quello rosso, che si chiama 25 de Abril, ma quello ha tutt'altra storia. Questo è il ponte strallato che al momento della sua inaugurazione, cioè nel 1998, era il più lungo d'Europa. Attraversa il fiume Tago per circa 17 km e 200. Fu costruito per Expo 1998 e per commemorare i 500 anni dalla scoperta della rotta per l'India, appunto, di Vasco de Gama. Un'altra curiosità, l'attraversamento del ponte sul fiume è di circa 12 km e 300 metri. Poi ci sono altre rampe, diciamo, sulla terraferma. Dice che a volte, per la forte nebbia che c'è in queste zone, è impossibile vedere l'altra parte del ponte, cioè il ponte per la sua lunghezza, per la sua estensione. Quindi si sale sul ponte ma poi non si vede dove sia la fine. E questa è una cosa molto curiosa e suggestiva. Un po' come noi stamattina per andare al faro. Tipo. Succata! Eccoci a tavola, ragazzi. Another time. Vi diamo un po' di aggiornamenti. Siamo arrivati nella città di Évora, Sempre in Portogallo, eh? sempre in Portogallo, più o meno nella parte centrale del paese. Sì. E ora mangiamo, tra l'altro abbiamo anche la premiere con voi. Quando siamo in premiere potete chattare con noi in tempo reale durante l'uscita dei nostri video. Se ci venite a fare un saluto ci fate sempre piacere. Sotto al video c'è la chat live, cliccate e scrivete saluti semplicemente, a noi ci fa molto piacere. Se invece guardate il video in un secondo tempo potete comunque mandarci un messaggio anche in qualunque momento della giornata e noi vi risponderemo a tutti quanti. Ma non vi scordate il like se il video ovviamente vi è piaciuto e l'iscrizione al canale qualora foste arrivati sul nostro canale da poco e non foste già iscritti. Ci si può iscrivere una volta sola, ovviamente. Infatti ora noi ceniamo, ma non vi perdete il prossimo video perché lasceremo il Portogallo.
Rullo di tamburi verso nuove destinazioni, ovviamente. Un po' sapete, ma ci sono sempre le sorprese di mezzo. Marocco, ci avviciniamo. Ciao ragazzi! Ciao, grazie per essere stati con noi, un bacione, grazie di esserci sempre. Si fredda la cena! Ciao! Ciao! It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine.